L'area del quadrato costruito sull'ipotenusa equivale alla somma dell'area dei quadrati costruiti sui cateti. E che c'entra? C'entra, perché oggi vi parlerò del metro laser della Parkside, o misuratore di distanza, che verrà riproposto il giorno 11 marzo del 2021 a 22,99 €. Io lo possiedo da gennaio del 2019, infatti c'è una piccola differenza, quello nuovo avrà una gomma un po' più marcata lateralmente, ma il prodotto è lo stesso. Vi anticipo che se volete comprarlo per misurare le vostre tavole in ambito di falegnameria o pezzi di metallo in ambito di saldatura, eccetera, non va bene. Questo ci serve a misurare approssimativamente, anche se è preciso, ma approssimativamente delle superfici. Va a sostituire in parte, diciamo, il flessometro. Anche questo ha ovviamente dei riferimenti precisi, ma viene utilizzato spesso in modo approssimativo. Ma ora vi faccio vedere sia le funzioni di questo metro laser, come si utilizza e perché lo paragono ad un flessometro. Iniziamo. Innanzitutto, prima di cominciare, ci tengo a precisare che è un prodotto che emette un raggio laser e che quindi è potenzialmente pericoloso per gli occhi, non va mai puntato in direzione di nessuno e neanche verso il nostro volto. Adesso guardiamolo da vicino. Quello che vi dirò sarà valido anche per il modello in uscita giorno 11, ma anche per tanti altri modelli, vedasi questo della TacLife che posseggo forse dal 2016 o 2017. Questo dispositivo calcola il tempo impiegato dal laser per stabilire la distanza che c'è tra il punto in cui viene messo e il punto di impatto. I tasti sulla parte bassa invece ci servono ad accendere e spegnere più attivare alcune funzioni. Ma a parte le micro differenze che ci saranno fra questo e il modello nuovo, quindi le gomme anti-urto laterale e posizionamento delle bolle, che anziché essere sulla parte frontale sarà sulla parte posteriore, il resto è praticamente identico. Si accende premendo il tasto sulla parte bassa, si accenderà anche il display che ci mostrerà l'icona della batteria, che in questo caso è a metà della sua carica, e poi un'icona in alto a sinistra che ci indicherà il punto da cui il dispositivo effettuerà la misurazione. Quindi il laser verrà messo sempre dalla parte frontale, ovviamente, però il dispositivo calcolerà se iniziare la misurazione dalla base, come in questo caso, dalla parte alta, oppure dalla linguetta estraibile dalla parte in basso. Infatti, premendo questo tasto, l'icona varierà. Adesso il riferimento sarà sulla parte alta, premendolo nuovamente invece andrà a indicare sulla linguetta che si estrae in questo modo, e questo ci consente di eseguire delle misurazioni in punti in cui è difficile arrivare. Ad esempio, in alcuni angoli, come in questo caso, posso riuscire a misurare perfettamente da un angolo ad un altro, perché il dispositivo calcolerà questa lunghezza oltre alla lunghezza dello stesso dispositivo. Ma si presta bene per situazioni come, ad esempio, nel caso in cui volessi misurare la distanza che c'è dalla parte interna di un binario di una saracinesca alla parte interna della parte opposta. Potrei inserire la stina all'interno, toccare la superficie e poi puntare il laser dalla parte opposta, altrimenti non riuscirei assolutamente ad avere la misura. Le altre funzioni invece riguardano la tipologia di misurazione. In alto a sinistra abbiamo la possibilità di misurare l'area di una superficie, il volume di una stanza, ad esempio, comunque di un recipiente, oppure calcolare tramite il teorema di Pitagora la lunghezza di un lato che non conosciamo. Quest'altro tasto invece ci serve ad eseguire delle misure continue. Infatti abbiamo la possibilità di puntare il dispositivo su una superficie, muovendoci andrà variando la misurazione. Questo può esserci utile nel caso in cui dobbiamo raggiungere una determinata distanza, la puntiamo su una superficie, arretriamo oppure avanziamo e il dispositivo andrà leggendo la distanza, consentendoci di fermarci alla distanza giusta. Quest'altro tasto invece serve a sommare le misure. Infatti noi eseguiremo una misurazione, premeremo il tasto più, eseguiremo la misurazione successiva e man mano avremo la somma di tutte le misure. Nel caso in cui, dopo aver misurato ad esempio tutte le pareti di una stanza, volessimo sottrarre la dimensione della finestra e della porta, premendo il tasto meno eseguiremo ancora le misure sottraendo, e in quel caso avremo la misura del perimetro della stanza, privandolo della misura di porte e finestre. Questo tasto invece serve ad eliminare il beep. Infatti in questo caso ad ogni pressione avremo un beep. Se io premo questo tasto, il beep verrà assolutamente annullato. Questo è il tasto per cancellare e questo è il tasto per scegliere invece il tipo di unità. In questo caso sono i metri, ma possiamo utilizzare anche i foot, i pollici, eccetera. Quindi ci permette di avere diversi tipi di lettura. Nella parte posteriore abbiamo l'alloggiamento della batteria, vanno inserite due mini stilo, quindi AAA,
e da questa parte c'è l'alloggiamento anche per poter mettere un laccetto anticaduta. Questo invece è il tasto per andare a richiamare tutte le misurazioni eseguite, vengono memorizzate con un ordine numerico e quindi possiamo consultarle semplicemente premendolo e andando a vedere la misura che abbiamo eseguito. Il tasto C serve anche per uscire dalle varie schermate e cancellare le misurazioni che abbiamo sul display. Allora, per poter eseguire una misurazione è necessario premere questo tasto, verrà proiettato un laser sulla parte frontale e il dispositivo calcolerà la distanza che c'è tra la base, in questo caso avendo impostato la lettura dalla base, a quella superficie. Quindi lo premo e avremo 54 cm e 8. Proviamo a fare una misurazione anche con questo flessometro. Come possiamo vedere abbiamo esattamente 54 cm e 8. Ma questo tipo di dispositivi vengono utilizzati più che altro per misure grandi, infatti arrivano fino a 50 metri, questo dell'Atlife arriva fino a 40 e permette di avere delle misurazioni perfette, però per grandi misure sinceramente il millimetro non conta. Questo TacLife l'ho confrontato con il misuratore laser della Leica in possesso ad un mio amico architetto che è rimasto sbalordito dalla precisione. Questo misura da questo punto fino alla parte opposta 54 cm e 6. Questo Parkside misura esattamente la stessa distanza, 54 cm e 6. Quindi se questo è uguale a quello Leica, anche quello Parkside avrà la corretta misura. L'ho confrontato anche con misure più grandi, in questo caso sono costretto ad avere questo tipo di misurazione e posso assicurarvi che la lettura della misura sul Parkside è perfetta. Allora, adesso l'ho posizionato con questo flessometro, allineandolo perfettamente ad 1,20 m. Proviamo a fare la misurazione e vediamo quanto mi riporta. E abbiamo 1,20 m esatto, quindi riesce ad essere perfettamente allineato. Sto facendo la prova con questo metro che non è di eccellente qualità, comunque è un metro della Beta, quindi dovrebbe garantirci almeno un'affidabilità maggiore rispetto ai flessometri più economici. Adesso facciamo una prova con una distanza un po' più elevata, quindi 4 metri e 87. Premo il tasto e abbiamo 4 metri e 87 esatti. Quindi per quanto riguarda l'affidabilità siamo veramente precisissimi. Come vedete la base è perfettamente allineata a 4,87 m e qua ci riporta la misura perfetta. Ma proviamo direttamente le varie funzioni. Allora abbiamo la possibilità, come abbiamo detto poco fa, di sommare le varie misure che andiamo facendo. Ad esempio volessimo sapere quanto misura il perimetro di una stanza, potremmo semplicemente misurare le 4 pareti sommandole di volta in volta. Ovviamente possiamo anche sottrarre, avremo circa 10 cm di distanza. Proviamo a fare una somma allontanando e avvicinando e vediamo la lettura sul display. Quindi basterà fare la prima lettura, dopodiché premere il tasto più. In questo caso comparirà lampeggiando proprio il segno di più, quindi ci permetterà di fare la misurazione successiva e avrà aggiunto 8 cm. Quindi premiamo di nuovo più, ci allontaniamo e avremo 35 cm che è la somma delle varie misure. Se mi avvicinassi ancora di più in questo caso avremo 41 e così via. Se volessi sottrarre da questa misura un'altra misurazione basterà premere 2 volte il tasto che varierà da più a meno. In questo caso sottrarremo la misura in questione tornando a 26,8. Quindi ci permette di fare tutte le varie misurazioni e poi avere il totale sottraendo o sommando le varie misure che andiamo facendo, ma ci permette anche di avere una misura continua, quindi di misurare, come abbiamo detto all'inizio, la distanza man mano che ci allontaniamo o avviciniamo da una superficie. Basterà premere questo tasto, in questo caso inizierà a lampeggiare questa freccia e sul display leggeremo una misura che aumenterà o diminuirà in base appunto alla distanza che avremo dalla superficie. E sul display, dove è riportato minimo e massimo, avremo la distanza minima e la distanza massima misurata dal dispositivo. Avendo puntato il laser alla parete di fronte, in questo caso abbiamo 2,70 m e 8 cm e 3 come misura più piccola. Se mi avvicino ancora, come vedete, la misura va diminuendo, la misura più piccola,
perché ho ridotto appunto la misurazione minima che avevo fatto finora. Per uscire da questa misurazione basterà premere nuovamente, il misuratore smetterà di rilevare la misura. È possibile ovviamente anche calcolare l'area, il teorema di Pitagora e il volume di un contenitore, comunque di una stanza, eccetera. Proviamo a fare questa prova però simulandolo sempre qua sul piano di lavoro. Ipotizziamo di avere una stanza o qualunque altra superficie, una aiuola, e di dover misurare il volume della stessa o l'area. In questo caso basterà semplicemente selezionare l'icona quadrata. In questo caso lampeggerà solo un lato, ci invita a misurare il primo dei lati poggiando da questa parte verso la parte opposta e ottengo 578 mm. Dopodiché misuro da questa parte fino all'altra e avrò l'area di questo quadrato. Ma se volessi misurare anche il volume di una stanza, basterebbe premere nuovamente questa icona. A questo punto avremo la figura di un parallelepipedo. Anche in questo caso dovremmo misurare prima la parte più lunga, dopo l'altra parte, dopodiché l'altezza della stessa, che io adesso sto simulando, quindi la misuro in questo modo. E qua avremo il risultato del volume di questa figura. Adesso vediamo la funzione del teorema di Pitagora. Ci dà la possibilità di utilizzarlo con un solo triangolo oppure con una figura con due triangoli speculari. Facciamo la prova solamente con un triangolo, ovviamente per una questione di inquadrature e per sbrigarci. E utilizziamo anche la linguetta sulla parte bassa, quindi impostiamo la lettura in questo modo. Adesso qua abbiamo una misura di 70 cm, quindi posiziono in questo modo, in modo che la linguetta vada esattamente all'angolo, misuro più in estremità possibile, avrò 70 cm e 3 mm, dopodiché misuro anche il cateto più corto e avrò la misura dell'ipotenusa, la misura del cateto più corto e la misura anche del cateto più lungo, che è stata ricavata appunto tramite il teorema di Pitagora, conoscendo la lunghezza dell'ipotenusa e la lunghezza di uno dei due cateti. Qua abbiamo esattamente 58 cm e 8 e qua ci riporta 58 cm e 8, quindi funziona anche il calcolo del teorema di Pitagora. E allora ragazzi, fermila che non ho finito. Ho fatto solamente le prove in interno con questa simulazione, con queste tavole di legno, perché fare delle misurazioni in esterno con questo dispositivo lo ritengo superfluo. Primo perché avrei dovuto utilizzare una rullina oppure un flessometro e andare a calcolare delle misure grandi, visto che questo dispositivo misura da mezzo millimetro fino a 50 metri con uno scarto dichiarato sul manuale di istruzioni di più o meno 1,5 mm. Lo ritengo davvero poco utile, anche perché, come sappiamo, ogni volta che prendiamo una misurazione grande andiamo sempre ad approssimare, quindi 51 metri e 12 centimetri, magari lo misuriamo 51 metri e 10. Non è mai utile andare a misurare anche il millimetro in misurazioni grandi, anche perché, come abbiamo detto più volte, questo dispositivo viene utilizzato più che altro per calcolare l'area delle pareti, per esempio, da dipingere, oppure se dobbiamo fare ad esempio una recinzione per comprare una rete, qualcosa che ci serve appunto da applicare in quella superficie così grande, 30, 40, 50 metri. E solitamente anche in quel caso sappiamo benissimo che si calcola sempre un po' di sfido, quindi questo dispositivo viene utilizzato per questi scopi. Sicuramente non in falegnameria, anche perché per misurare una tavola, ad esempio, dato che il dispositivo va appoggiato su una superficie e deve puntare su un'altra superficie, misurando una tavola avremo bisogno di mettere qualcosa da una parte o da un'altra. Io l'ho utilizzato anche per mettere delle mensole all'interno di un armadio, ho utilizzato proprio questo della Parkside, mi ha dato delle misure perfette, ho realizzato le mensole che andavano perfettamente all'interno dell'armadio senza alcun problema. Quindi, in base alla mia esperienza, posso garantirvi che questo dispositivo funziona benissimo. E questo video serviva più che altro a farvi capire quali sono le sue funzioni e a vedere anche la precisione, una volta che c'eravamo, utilizzando un flessometro economico. Per il resto, cosa dire? Spero che questo video vi sia stato utile a capire il suo funzionamento, spero che vi sia piaciuto, spero che vi abbia tenuto compagnia. Vi invito quindi a mettere mi piace al video, cliccare qua giù anche sulla campanella oltre che sul pollicione in su, cliccate sul tasto iscriviti e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!